Cosa ci resta allora dopo Atletico Madrid-Inter? Un po' di delusione inevitabile, soprattutto secondo me per come è maturata questa eliminazione agli ottavi di finale di Champions League, ma resta ancora un tratto finale di questa stagione che deve darci ancora tantissimo, con tante cose ancora in ballo dopo un'eliminazione dalla Champions che, come ho sempre detto, anche ai sorteggi, anche prima dell'andata, almeno per quanto mi riguarda, non avrebbe e quindi non intacca oggi effettivamente quello che è il mio giudizio sul cammino che sta facendo l'Inter, in particolar modo in un campionato che è a tutti gli effetti straordinario, fuori dall'ordinario e forse fin troppo sottovalutato almeno da alcuni e almeno da alcuni interisti. E oggi vedo che già in giro tutti parlano di mercato, si stanno già affrettando tutti a proiettarsi anche alla prossima stagione. Ecco, io vorrei invece ancora concentrarmi un po' di più sulle questioni di campo e su quelli che secondo me sono i 7 obiettivi che l'Inter deve ancora raggiungere da qui a fine stagione. Per il mercato poi ci sarà tempo di parlarne, lo faremo durante la sosta, lo faremo nelle prossime dirette. Nel club di Passione Inter, tra l'altro, vi ho già dato delle anticipazioni nelle scorse ore molto interessanti. Prima di tutto, però, ben ritrovati e ben ritrovate, amiche e amici Passione Interisti, in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Fate subito clic sul tasto iscriviti. Abbiamo superato i 63.000 iscritti nelle scorse ore, grazie al vostro supporto. Continuate così e così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti. Quali sono allora, secondo me, i 7 obiettivi ancora da raggiungere da parte di quest'Inter? Il primo è piuttosto ovvio, è piuttosto scontato ed è ovviamente l'obiettivo di chiudere definitivamente i conti per lo scudetto. Senza se, senza ma, l'obiettivo ora deve essere chiudere il prima possibile questo scudetto, non mettere nemmeno in discussione un qualcosa che hai praticamente chiuso già a febbraio. E con 15 punti l'Inter sarà aritmeticamente campione d'Italia e lo sarà soprattutto per meriti nostri. Ricordiamocelo sempre, continuo a sentire dei meriti degli altri, eccetera, eccetera. Quest'Inter, ragazzi, sta tenendo un ritmo che ad oggi vede una proiezione da 102 punti, che è una roba clamorosa, soprattutto per come si partiva in questa stagione. Si sta abbattendo fin qui ogni tipo di record. I nostri avversari, si dice avversari scarsi, non lo so, comunque hanno delle proiezioni anche qua da oltre 80 punti e forse anche qualcosa in più. Quindi lo scudetto era uno degli obiettivi, forse l'obiettivo dichiarato già ad inizio stagione, insieme alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions, insieme alla qualificazione al mondiale per club. Sono arrivati questi due, lo scudetto adesso serve l'aritmetica, ci si avvia però verso questa certificazione aritmetica della seconda stella, che è stata inseguita anche, diciamo, focalizzando tante risorse fisiche e mentali proprio sulla corsa al campionato, pagandone poi un pochino il conto in Champions League, magari, ma come ho detto più volte, è impossibile programmare la vittoria della Champions. Forse dopo la finale dell'anno scorso ci si era illusi un po' troppo da parte di tanti tifosi di doverci riprovare di nuovo, di dover fare addirittura ancora meglio. La Champions è fatta di dettagli, è una frase fatta che viene detta più e più volte e l'Inter esce contro un Atletico comunque forte, che forse ci ha creduto anche un po' di più nel ritorno, ma esce appunto per dettagli, esce ai calci di rigore e con tanto rammarico per i gol che sono stati falliti nella gara d'andata a San Siro. E nessuno dice che l'Inter non deve puntare in alto, che l'Inter non deve puntare a sognare in Champions League, anzi, lo abbiamo detto più volte ovviamente, però bisogna anche essere realisti nell'analizzare il valore di questa squadra in confronto a quelle che sono le superpotenze europee, soprattutto a livello di quanto posso spendere, di quello che possono fare, e bisogna rendersi conto che questo scudetto è tutt'altro che una coppetta, come cercheranno poi di ridimensionarla. E i primi a convincersene, come dicevo, devono essere soprattutto gli interisti, secondo me, tanti interisti almeno, perché gli altri tifosi, le altre tifoserie ci interessano poco relativamente e devo dire anzi che per come stanno rosicando, stanno rosicando e come, perché rivederli uscire con tutti quei toni che stiamo vedendo in queste ore sui social, tornare a galla dopo un periodo di imbattibilità totale da parte dell'Inter, ci dà la dimostrazione di come stiano soffrendo invece questo cammino clamoroso dell'Inter. Il secondo obiettivo è strettamente collegato a questo ed è relativo ai punti da conquistare in questo finale di stagione, perché
Non so in realtà se dentro l'Inter ci sia in questo momento quella fame e quella voglia di andarsi a prendere a tutti i costi il record storico di punti in Serie A, superando i 102 punti della Juventus. Però ecco, anche a livello economico fare più punti ha un peso, non clamoroso, però non so se lo sapevate, ma una piccola percentuale dei diritti televisivi che vengono distribuiti alle squadre di Serie A viene distribuita anche in base ai punti che vengono conquistati nel campionato. Quindi anche qua fare più punti può dare un'altra piccola mano con i conti che non guasta mai. C'è da dire comunque, queste ore si è diffuso già tanto allarmismo, tante discussioni. L'Inter nelle sue previsioni e anche nel programmare la prossima stagione e il prossimo mercato non aveva conteggiato quei circa 20 milioni di euro che sarebbero arrivati con i quarti di finale di Champions League e di sicuro tantomeno erano stati messi nei piani i 102 milioni di euro che l'Inter ha incassato l'anno scorso arrivando in finale di Champions League. Tutte le stime sono state fatte ovviamente in maniera prudenziale e tarandole diciamo sui 66 milioni di euro che l'Inter si è di fatto assicurata con questa Champions League. Quindi circa 36 milioni di euro in meno rispetto alla Champions dell'anno scorso. Comunque, certo, avrebbero fatto comodo ovviamente ritornare a quei livelli non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico. Comunque non è un enorme problema che cambia troppo i piani dell'Inter, perché anzi l'Inter partiva già quest'anno con circa una quarantina di milioni di euro in più a livello di plusvalenze fatte, con una ventina di milioni in più tra il main sponsor e lo sponsor tecnico Nike e poi lo scudetto, quando verrà portato a casa in maniera definitiva e certificata, dovrebbe portare almeno una decina di milioni di euro in più rispetto alla scorsa stagione. Quindi la situazione permette di programmare con più calma la prossima estate rispetto a quello che sono state magari delle ultime sessioni di mercato che abbiamo affrontato, ma di questo poi riparleremo a parte. Uh, Rimanendo, spostandoci di più sul campo, anzi, l'obiettivo numero 3, il terzo obiettivo, riguarda parliamo anche di singoli, riguarda Lautaro Martinez probabilmente, perché diventare capocannoniere anche per cancellare il rigore di Madrid, può essere comunque un segnale importante, credo che in queste ore Lautaro stia molto risentendo di quell'errore dal dischetto, e quindi anche riprendere la marcia in termini di gol in campionato e chiudere da capocannoniere è un grande obiettivo secondo me da raggiungere. Capitano più capocannoniere nella squadra che vince lo scudetto è una cosa che capita molto, molto raramente in Serie A e darebbe anche un ulteriore segnale, un ulteriore messaggio di come abbia compiuto un ulteriore passo avanti l'attaccante argentino che nel frattempo tratta il rinnovo di contratto e dopo l'incontro tra l'agente del giocatore e l'Inter a Madrid c'è maggiore ottimismo sulle firme, ma siamo sempre in attesa della fumata bianca. Quarto obiettivo, scoprire e finalmente integrare Tayon Buchanan. Credo che fino ad ora, secondo me, ci sono stati tanti motivi per cui lo abbiamo visto poco e l'ho compreso, l'ho capito. Ora però le cose cambiano da qui in avanti, secondo me. Carlos Augusto ha avuto un problemino, Di Marco si può far ruotare e lo abbiamo visto anche un po' a sinistra Buchanan. A destra Dumfries lo vedo ad oggi come probabile sacrificato, quindi è il momento di mettere dentro con più coraggio, con più convinzione Tayon Buchanan per metterlo alla prova del campo, alla prova della Serie A in vista poi della prossima stagione in cui dovrà essere un co-titolare almeno o un elemento importante della rosa, altrimenti aver anticipato questo tipo di colpo al mercato di gennaio si rivelerà particolarmente poco utile, devo dire. Numero 5, faccio un discorso simile per Jan Bissek, anche se il difensore tedesco ha già avuto modo di far vedere delle cose molto, molto interessanti rispetto a Buchanan che si è visto pochissimo. Oggi, secondo me, per come si è visto entrare in campo a Madrid, ma non solo, devo dire che Bissek, mi azzardo a dire che tenerlo fuori oggi è davvero un peccato ed è davvero difficile. Allo stesso tempo, nello stesso ruolo, hai fatto la scorsa estate un investimento molto importante su Pavard, che per me non può essere rimesso in discussione da un paio di settimane di appannamento. Contro l'Atletico Madrid ha fatto molto male, sono d'accordo, l'abbiamo detto subito. Nelle ultime settimane è apparso meno Pavard del solito, ma queste 2 settimane secondo me non possono cancellare tutto quello che aveva fatto vedere prima. E quindi
Ad Inzaghi probabilmente spetterà il compito, di trovare un po' una quadra in questo senso e mi azzardo a dire, pensare anche ad una quadra che possa prevedere Bissek e Pavard, non uno o l'altro. Considerando poi che Acerbi e Darmian non sono più giovanissimi e, su De Vrij credo che ci saranno dei ragionamenti da qui al termine della stagione, questo finale di stagione può essere davvero utile per provare magari delle nuove soluzioni proprio in questa direzione, proprio in questo senso. Rimanendo poi sul tema tattico, l'obiettivo numero 6 potrebbe essere anche quello di lavorare su delle possibili soluzioni, delle possibili evoluzioni tattiche ulteriori di questa Inter. Quest'anno credo che lo ricorderemo anche, come l'anno in cui l'Inter di Inzaghi ha compiuto un altro passo avanti nell'interpretazione di un calcio che non ha più i ruoli, ma ha la gestione dei momenti e degli spazi. Facciamo un esempio: i difensori che si scambiano con i centrocampisti, li abbiamo visti spesso, ne hanno parlato tantissimo anche all'estero, ma anche altre soluzioni che abbiamo visto. È un gioco che però ancora oggi, nonostante l'Inter abbia dato la sensazione, soprattutto in campionato, di poter vincere delle partite anche con dei blocchi di 15 minuti ad altissima intensità e poi di gestione, credo che però alla lunga questa rimanga una squadra che dà la sensazione di aver bisogno di essere in grande forma, di essere ad un livello alto per potersi esprimere al meglio, per potersi sviluppare al meglio e ottenere grandi risultati. Mentre se cala un po' la condizione si rischia un po' di più. I periodi di infortuni e di acciacchi, per esempio, ci son costati poi l'eliminazione in Coppa Italia, il pareggio contro il Genoa, sempre a dicembre quando c'erano vari problemi, delle difficoltà, in questa fase qua con l'eliminazione della Champions, per dire. Ed è una cosa assolutamente comprensibile, parliamoci chiaro, perché, ripeto, quest'Inter sta facendo qualcosa di straordinario sempre. Però poter pensare di fare anche un altro passo in avanti, poter pensare anche di ragionare su qualcosa che permetta di spendere meno in termini di energie in alcuni momenti, potrebbe essere un qualcosa su cui lavorare da qui a fine stagione. È chiaro che molto di questo secondo me passa anche dal mercato e soprattutto da alcune scelte di mercato che si faranno, la prossima estate, cioè, inevitabilmente per fare questo devi anche passare non solo dal gioco, ma anche, dalla necessità di allungare la rosa con, degli di corale. E questo quindi, riguarderà e riguarda anche il mercato e allora dare tutte le valutazioni sui vari giocatori rosa e, sui reparti da rinforzare in vista di un'estate di mercato in cui credo che si andrà e si dovrà un po' completare quel lavoro di restyling e di rivoluzione che era iniziato la scorsa estate. Quindi è tutt'altro che finita la stagione dell'Inter dopo l'eliminazione dalla Champions League, c'è ancora molto, questo campionato ha ancora molto da dire sicuramente. Per fortuna però devo dire subito dopo il Napoli in campionato c'è una sosta che ci permette un attimo di staccare e di ripartire poi, resettando qualcosa, in vista di un finale di stagione che vogliamo goderci, ecco, la nostra grande cavalcata verso questa seconda stella. Fatemi sapere che ne pensate anche voi, se intravedete anche altri obiettivi da raggiungere da qui a fine stagione, vi aspetto nei commenti e poi ne riparliamo nella diretta delle 19:30 in cui dovremo parlare invece anche di mercato perché ci sono degli aggiornamenti interessanti da condividere. Vi invito come sempre a fare un salto su passioninter.club se non ci siete già, in queste ore la chat del club è in fermento, ci stiamo sentendo praticamente ad ogni ora con la nostra grande community di interisti da tutto il mondo, www.passioninter.club se volete entrarne a far parte anche voi. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre chi ci segue da YouTube dovrà cliccare qui.